Hail Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. A inizio anno ha luogo uno dei rally ride più famosi al mondo, la Dakar. Ormai sono purtroppo svariati anni che del continente africano la Dakar ne conserva solamente il nome della capitale senegalese. La nuova Dakar dal 2008 prima è passata per l'America Latina e da qualche anno a questa parte si svolge in Arabia Saudita. Nel corso degli anni la Dakar è diventata sempre più specialistica e veloce, snaturando anche in parte lo spirito originario della competizione, ma questa edizione 2023 si presentava tosta sulla carta e nei fatti ne ha dato conferma. Le parole d'ordine nella progettazione dell'edizione 2023 sono state maggiore intensità di difficoltà e navigazione. Il centro nevralgico di questa Dakar è il misterioso e inquietante Empty Quarter, la parte più profondamente desertica della penisola del Regno Saudita, il centro di attenzione e di sviluppo attorno al quale ruota il nuovo tracciato. Mascherato da una dicitura che lo fa sembrare una semplice passeggiata, infatti è identificato come un coast to coast, con partenza del rally dal Mar Rosso, a nord di Jeddah, e arrivo sulle rive del Golfo Persico della città di Dammam. Perdonatemi la pronuncia, ma l'arabo non è il mio forte. 15 giorni, dall'1 al 15 gennaio 2023, 14 tappe, 4.700 km di prove speciali sugli 8.500 del totale, più chilometri e più sabbia. Gli schieramenti anche in campo sono estremamente agguerriti, sia passando per i veterani di questo rally, sia per i rookie che seppur nuovi alla Dakar vi arrivano con un palmarès di tutto rispetto. Ma non è il caso di soffermarsi troppo sui partecipanti, dato che il video diventerebbe un lungometraggio, ma bensì sull'aspetto più bello del racing e della competizione, che mette a confronto esperienza e iniziativa sprezzante. Marchi affermati con potenze economiche praticamente illimitate e realtà più emergenti e private, armate solo di tanta passione e più semplicemente il confronto tra vecchio e nuovo. Il nuovo che avanza sembra quasi uno slogan politico, ma non penso che si possa riassumere in maniera più consona il contenuto di questa Dakar, partita con estrema brutalità e freddezza, con il ritiro del campione in carica Sam Sunderland, che partiva tra i favoriti per difendere il trono in sella alla sua Gas, ma una spettacolare quanto rovinosa caduta gli lascia importanti dolori alla schiena che spingono all'elisoccorso e a ricoverarlo in ospedale per successivi accertamenti. Fortunatamente l'inglese non sembra abbia riportato danni gravi, ma la sua Dakar non dura nemmeno una tappa. Se la Dakar, direbbe il suo fondatore, ed è quello che avranno detto anche ad Alex Salvini e Tiziano Internò, conosciuto come Rally Pov sul web, che in sella alle loro Fantic, marchio che in questa competizione ha interpretato il ruolo del piccolo Davide contro una serie di giganti Golia, con una nota di romanticismo purtroppo spezzata da cadute e guasti dei sopracitati. Con Tiziano sofferente ma mai domo, dopo aver riportato diversi acciacchi fisici, tenta in tutti i modi di resistere con grande coraggio e sprezzo del pericolo, ma alla fine deve comunque arrendersi. Mentre Alex Salvini soffre più di problemi tecnici alla moto, tanto che a dare il colpo di grazia alla sua Fantic sembra sia stata una benzina un po' annacquata. La casa veneta, nel momento in cui scrivo, ha il solo veterano Franco Picco, quasi settantenne ma con l'entusiasmo dei migliori giovani ancora in gara. La lista di infortunati prende sempre di più le fattezze di un bollettino di guerra tappa dopo tappa. Tra ritirati ed acciaccati che stoicamente proseguono, in un contesto così difficile c'è spazio anche per il rookie Mason Klein, che al suo secondo anno alla Dakar, nel momento in cui sto scrivendo quest'articolo, è terzo in classifica, sempre per ricollegarci al nuovo che avanza. Il nuovo che avanza è nel titolo di questo video: Cina e India, realtà molto lontane che realizzano numeri impressionanti nei propri rispettivi mercati, ma con l'ambizione malcelata di assaltare anche le altre culle della cultura motociclistica. Gli indiani lo stanno facendo con Royal Enfield, che a differenza dei cinesi trovano spazio persino al di fuori del mercato italiano, raggiungendo ottimi numeri anche in Inghilterra e nel resto d'Europa. I cinesi al di fuori dell'Italia arrancano un po' di più, ma comunque crescono, ed ecco arrivare progetti più ambiziosi come il marchio Kove, partecipante alla Dakar, o CF Moto, ormai dichiaratamente diventata più che un'estensione cinese di KTM, che oltre a produrre la MT800 accessoriata di tutto punto, includerà tra i suoi lavori la produzione della KTM 790 Adventure che ho presentato nel precedente video. Caro le carte, non sono un estimatore delle moto cinesi, ne ho provate molte e seppur essendo prodotti onesti, tra virgolette, dato il prezzo di acquisto molto accessibile, non hanno mai acceso in me particolari scintille. O per il fatto di essere terribilmente pesanti a fronte di potenze fruibili ma troppo penalizzate dal peso, o per altri elementi poco convincenti quali finiture scadenti, plastiche leggere e rumorose o frenate eccessivamente morbide e senza mordente. Per finire con un discorso più personale e soggettivo di moto costruite senza un'anima pulsante. E in grado di entusiasmare e appassionare. Qualcosa
cosa però sta cambiando ed ecco che ho preso in fretta e furia carta e penna per documentare questo punto di svolta che stiamo vivendo. Se fino a pochissimo tempo fa le mie critiche erano rivolte verso moto cinesi costruite con pigrizia, scimmiottando modelli europei e giapponesi più blasonati, ecco che oggi siamo sempre più vicini ad un punto di svolta, dato che al momento è vero sì che marchi come Kove non si stanno alla fine inventando nulla di nuovo in termini tecnici, anche perché diciamolo nel campo motociclistico sono state sondate e implementate talmente tante soluzioni tecniche da risultare sempre come ormai già viste. Ma è vero anche che una comunicazione che rievoca quelle storie diventate leggende, grazie alla passione smisurata di un piccolo manipolo di appassionati armati di sano entusiasmo e amore per le due ruote, può far solo che bene, soprattutto nel motociclismo odierno composto più da numeri che da passione vera e propria. Eccoci quindi ad ammirare le Kove 450 Rally con l'obiettivo di arrivare alla fine della Dakar per dimostrare che la Cina può andare oltre a pallide imitazioni di moto iconiche o di scramblerine economiche. Talmente convinti di questo ambizioso prototipo, in Kove non hanno ricercato piloti blasonati fuori da casa, ma bensì hanno sposato un pacchetto completamente a trazione nazionale, facendo partecipare 3 piloti cinesi, che attualmente al termine dell'8ª tappa risultano ancora in gara, ma addirittura il migliore dei 3, Sunier, è in 53esima posizione nella classifica generale, seguito da Lian Song e Minji, rispettivamente in 70esima e 87esima posizione. Il rally, se ho fatto bene i compiti a casa, scartabellando i dati dei ritiri e delle esclusioni sui vari stage, ha contato ben 32 partecipanti in meno, tra ritiri ed esclusioni, ma ciò non deve sminuire il lavoro che sta facendo il marchio cinese. Infatti, i piloti, oltre che ad apparire nella classifica GP, quindi della classe regina, figurano anche nelle categorie Rally 2 e nella Rookie Challenge Rally 2, dove l'alfiere di punta Sunier rientra in 28esima posizione nella Rally 2, che alla tappa 8 mostra ben 72 partecipanti, mentre la Rookie Challenge lo inserisce in top 10 con la 9ª piazza su 34 piloti. Per ora le leggere ed economiche Kove stanno tenendo botta e mi lasciano ancora più desideroso di vedere e toccare con mano i prodotti finiti in prima persona. Se la Cina in questo caso non vince ma convince, non si può dire la stessa cosa dell'India, che invece vince persino l'8ª tappa. In questo caso si parla di una realtà a noi sconosciuta, ma che ad onor del vero ha delle spalle molto ma molto belle e larghe. Si parla della Hero Motor Corp, in passato legata a doppio filo con il marchio Honda, tanto da chiamarsi Hero Honda, società nata nel 1984 dalla fusione tra la indiana Hero Cycles e la nipponica Honda. Nel 2010 le strade dei due marchi si separano e la Hero torna a contare sulle sue forze e con un bel bagaglio di esperienza. A differenza del marchio Kove, realtà emergente ma estremamente più piccola in confronto alla Hero Motor Corp, qui siamo al cospetto di un vero e proprio colosso industriale che vanta numeri di vendita a dir poco paurosi. Senza addentrarci troppo, vi basti pensare che nella classifica vendite mondiali il primato resta saldo in mano ad Honda con più di 14 milioni di veicoli venduti, ma subito dietro c'è proprio il marchio Hero, che ha riconquistato la seconda piazza persa nel 2021 grazie a 4,6 milioni di unità vendute nel 2022. Il loro focus è sulla mobilità indiana, con cilindrate estremamente contenute a partire dalle tipiche motorette da 100 cm3 che siamo abituati a vedere svicolare nel congestionato traffico indiano, per salire ai 110 e 125, di modelli figli della collaborazione con Honda e che sono praticamente a livello estetico, ma immagino anche meccanico, delle Honda CB125F che arrivano poi qui in Europa. I modelli più passionali per i loro standard sono tra i 160 e i 200 cm3 e qui troviamo una naked dal look sportivo, una carenata e un enduro stradale. Le grosse cilindrate non sono richieste, ma il fascino della Dakar e la sfida di mettere alla prova la robustezza dei propri prodotti ha spinto questo marchio nel creare la divisione Hero Motorsport nel 2016 per partecipare alla Dakar 2017. Una divisione che in realtà trova le sue origini nel 2006 e derivante da un progetto enduro di BMW che porta il nome di Wolfgang Fischer, colui che ha gestito l'avventura del mondiale enduro di BMW per poi specializzarsi nel rally ride, elaborando lo sviluppo di una moto nato dallo schema BMW Enduro, ribattezzata Husqvarna sulla falsariga del processo commerciale del marchio svedese che all'epoca era fresco di acquisizione del marchio bavarese, e finalmente liberata nell'autonomo progetto di Wolfgang chiamato Speedbrain. Un progetto portato avanti con costanza e determinazione dal colosso indiano, nonostante numerose difficoltà, tra cui la scomparsa del veterano Paulo Gonçalves, proprio in sella alla Hero durante la Dakar 2020. Tutto questo impegno però ha portato il marchio Hero nel 2022 alla prima storica vittoria di tappa allo Stage 3, con in sella il portoghese Joaquim Rodrigues, connazionale dello stesso compagno di squadra tragicamente scomparso e al quale ha dedicato la vittoria assieme al suo team. In questa edizione 2023 è arrivata un'altra conferma. Il compagno di squadra di Rodrigues,
Inoltre, il botswanese Ross Branch ha vinto l'8ª tappa, dimostrando che il successo dello scorso anno di Rodriguez non è stato un caso fortunato, ma il risultato di un lavoro di crescita costante, e chissà che prima della fine di questa edizione 2023 non possa raggiungere nuovamente il successo lui o chi per lui. Quando uscirà questo video la Dakar sarà appena terminata, ma lo scopo di questo contenuto non è fare un reportage aggiornato della Dakar, ma bensì mettere in evidenza che non esistiamo solo noi europei, giapponesi o americani. E se in altri precedenti video ho criticato aspramente chi paragonava i marchi cinesi alle giapponesi quando entrarono sul mercato occidentale, in questo caso continuo a ritenere molti di questi marchi ancora non in grado e pigramente adagiati sui soli prezzi contenuti e con prodotti poco ispirati e limitati a fare il compitino, per lo scooterista che vuole provare la moto o per chi è fermo da svariati anni e vuole avere una moto nuova al prezzo di un usato, ma vedere questi risultati su entrambi i fronti è incoraggiante, verso il futuro dove magari molti marchi cinesi e indiani continueranno a svolgere il compitino. Ma almeno adesso, dopo questa Dakar, posso dire che ce ne sono, e spero ce ne saranno altri, che mireranno a sognare e a far sognare gli appassionati, come è giusto che sia, producendo moto emozionali, in grado di regalare momenti stupendi in sella. Quindi chiuderei questo video con la frase viva il motociclismo passionale e non calcolatore, e in questo caso è proprio giusto dire viva il nuovo che avanza, altro che politica. Quindi gente, eccoci qui con questo piccolo resoconto sulla Dakar e soprattutto su mercati emergenti che stanno veramente facendo passi in avanti e raggiungendo standard sempre più vicini alle nostre esigenze. In un commento qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate di questa Dakar. Sono curioso di vedere se poi quello che ho detto in video si avvererà anche a fine Dakar, quindi con tutti e tre i piloti Kove arrivati al traguardo. È veramente interessante, e fatemi sapere il vostro punto di vista su questi nuovi marchi, sui risultati che stanno ottenendo alla Dakar e chissà il futuro che cosa riserverà per molti di questi. Consideriamo che Kove correrà anche su asfalto quest'anno sul mondiale Supersport 300. Più avanti, ecco, ci sarà CF Moto che sì, è sempre veramente un'estensione della KTM, però comunque parteciperà anche lei al mondiale Moto 3. Magari più avanti ci saranno anche progetti indipendenti. Sono molto curioso e penso che siamo vicini a un punto di svolta, non dico epocale, ma comunque importante per il motociclismo, con una platea ancora più ampia. Ma ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Inoltre, se non vi siete ancora iscritti al canale, se l'avete scoperto oggi con questo video, vi invito a farlo, cliccate la campanellina subito dopo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e non perdervene nemmeno uno. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, così conoscono dei marchi nuovi, si aggiungono a questa bella community che stiamo creando e ci facciamo un po' di chiacchierate virtuali tutti assieme. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!